Manuel Akanji è il nuovo nome di mercato per la difesa dell'Inter. Nelle ultime ore il difensore svizzero è stato accostato ai nerazzurri da parte della Bild e secondo la testata tedesca l'Inter sarebbe addirittura pronta a un investimento da 30 milioni di euro per portarsi a casa Manuel Akanji. Amiche e amici interisti e amiche e amici di Passione Inter, bentornati e benvenuti in questo nuovo contenuto in cui cercheremo di approfondire e di capire chi è Manuel Akanji, analizzeremo ovviamente le sue caratteristiche tecniche, faremo delle considerazioni tattiche ma anche economiche sull'investimento, su questo investimento di cui parla la Bild. Vi invito a restare con me per tutto l'episodio perché alla fine vi darò alcune considerazioni interessanti su proprio l'investimento economico di questo giocatore. Prima di partire con la solita scheda tecnica e tattica di questo nuovo nome di mercato, vi invito a lasciare un bellissimo mi piace al contenuto, se vi piace ovviamente questo tipo di contenuto, e ovviamente a iscrivervi al nostro canale per non perdervi nessun tipo di aggiornamento sull'Inter. Detto questo, partiamo subito con la scheda tecnica del giocatore, mostrandovi la schermata Transfermarkt di Manuel Akanji. Manuel Akanji nasce il 19 luglio 1995, ha 26 anni ma presto ne compierà 27 e nasce a Nettenbach, un paesino svizzero situato nel distretto di Winterthur. Suo padre è nigeriano ed è un ex calciatore dilettante, mentre la mamma svizzera è un ex tennista. Arrivando da una famiglia molto sportiva, dovete sapere che Akanji deve il suo secondo nome, Obafemi, e sì, proprio all'ex leggenda nerazzurra Obafemi Martins, e questo è già una piccola prima curiosità sul giocatore. Il difensore cresce nelle giovanili proprio del Winterthur, con cui esordisce in prima squadra all'età di 18 anni. Akanji stupisce subito, tanto che durante la stagione 2014-2015 viene annunciato il suo passaggio al Basilea, quindi in una delle squadre più importanti sul panorama elvetico, panorama calcistico elvetico. Con gli svizzeri Akanji trascorre 3 stagioni, dal 2015 al gennaio 2018, 2 stagioni e mezzo, quindi, in cui accumula soltanto 58 presenze. Questo perché ha avuto uno sfortunato infortunio al legamento del crociato che lo ha costretto a stare fuori addirittura quasi un anno. Nonostante questo intoppo nel suo percorso, il Borussia Dortmund decide di investire su di lui nel gennaio del 2018 per una cifra di 21,50 milioni di euro, una cifra che già al tempo possiamo ritenere comunque un investimento davvero importante. Ad oggi Akanji vanta ben 155 presenze con i gialloneri, ma non solo, ha in questi anni accumulato anche un'importante esperienza internazionale. Il centrale è ormai un punto fermo della nazionale svizzera. Dal debutto del 2017 Akanji ha raccolto 41 presenze con la maglia degli elvetici. Stesso discorso vale per l'Europa: 29 presenze in Champions League, la maggior parte con il Borussia Dortmund, e 2 in Europa League. Dal punto di vista internazionale, quindi, non ha nulla da invidiare. Ma addentriamoci un attimo nelle caratteristiche tecniche di Manuel Akanji, che tra l'altro per i veri seguaci di Passione Inter non sarà un nome nuovo, perché se vi ricordate negli scorsi giorni Lorenzo, insieme a noi della redazione di Passione Inter, ha fatto un lavorone analizzando i dati di centinaia di difensori in Europa, cercando di capire chi possa essere il miglior sostituto di Skriniar, e Akanji è un nome che è venuto fuori. Non vi dico in che posizione è stato posizionato Akanji come possibile sostituto di Skriniar, piuttosto qui in alto vi invito a recuperare l'episodio. Comunque, detto questo, addentriamoci nelle caratteristiche tecniche di questo giocatore.
Akanji ha giocato come ala d'attacco fino all'età di 15-16 anni e già questo evidenzia già molto bene uno dei suoi punti di forza. Ebbene sì, la velocità nello scatto. Ha stupito sempre per la sua rapidità e forza atletica, ma non solo. Akanji è ritenuto un difensore abbastanza completo, abile sia con il destro che con il sinistro, ed è una caratteristica che lo ha reso particolarmente duttile e prezioso per il Borussia Dortmund in questi ultimi anni. In particolare vi mostro la heatmap di Manuel Akanji nell'ultima stagione di Bundesliga, la 2021-2022, e vedete come la zona difensiva è occupata dal colore rosso da sinistra a destra nella posizione centrale, ma soprattutto anche nelle posizioni più avanzate, addirittura fino al cerchio di centrocampo, e questa è una caratteristica di cui tra poco vi parlerò. Dicevo dell'abilità di calciare e di gestire il pallone sia con il sinistro che con il destro, ed è sicuramente uno dei punti di forza. La prima stagione al Borussia Dortmund però per Akanji non è stata tra le migliori. Ha giocato centrale in una difesa a 4, ma è stato impiegato anche come terzino sinistro. Dal punto di vista delle prestazioni, inizialmente ha però faticato. Tutto è cambiato con l'arrivo di Lucien Favre sulla panchina dei gialloneri. All'inizio del 2020 il tecnico ha deciso di virare su una difesa a 3 e da quel momento tutto è cambiato per Akanji, che è cresciuto e ha cominciato a crescere in modo importante. Lo svizzero, avendo meno compiti difensivi rispetto a un centrale di una difesa a 4, ha sviluppato ottime capacità con il pallone ed è diventato molto forte nell'arte dell'1 contro 1. Akanji poi spicca anche per la capacità di avanzare palla al piede, come evince anche la heatmap che vi ho mostrato. Nell'ultimo anno ha registrato 4.85 palla al piede progressive, cioè è il numero che 4.85 sta per il numero di volte in cui Akanji ha portato il pallone verso l'area di rigore avversaria a partita nell'ultimo anno. È tra i migliori in Europa in questo dato, così come sui passaggi tentati, quasi 76 a partita in media. È un giocatore che quindi con il pallone ci sa fare, nonostante sia un difensore, ma che soprattutto ha coraggio e si spinge in avanti e sa come farlo in modo efficiente. Ci sono però delle cose in cui indubbiamente Akanji deve anche migliorare, non è tutto oro quello che luccica. Per esempio nel 2018, prima dello scorso mondiale in Russia, Akanji, parlando delle sue qualità, disse che i duelli aerei e le letture difensive erano i suoi punti deboli, punti in cui doveva migliorare. Ecco, gli anni a Dortmund in cui ha potuto giocare anche in Champions League e in un campionato importante come quello della Bundesliga lo hanno reso sicuramente più forte nella capacità di prendere decisioni in difesa. Lo stesso però non si può dire per i colpi di testa. Vince ancora troppi pochi duelli, nell'ultimo anno ha vinto il 60% dell'ultimo anno, che non è un dato malvagio, ma si può migliorare. In generale comunque non spicca per la sua capacità con i colpi di testa. Immaginiamoci però un attimo Akanji all'Inter, che alla fine è quello che ci interessa maggiormente. La difesa del Borussia Dortmund, molti di voi potrebbero pensare che non è stata tra le migliori in Europa negli ultimi anni, e questa cosa è molto vera. È anche vero però che a livello di individualità Akanji, come per esempio Hummels, altro difensore del Borussia Dortmund, è davvero un buon difensore. Se dovesse davvero arrivare all'Inter, lo svizzero potrebbe secondo me inserirsi bene, perché il problema del Borussia Dortmund, a parere mio, negli ultimi anni non sono state tanto le individualità in difesa, cioè il fatto che magari avesse dei difensori scarsi, piuttosto l'organizzazione in difesa. E sappiamo che invece le società italiane, soprattutto l'Inter, negli ultimi anni dispongono di difese molto organizzate. Ecco che secondo me un'individualità come Akanji, che ha mostrato ottime cose, che per esempio in un impianto difensivo più organizzato come quello della Svizzera ha fatto molto meglio, ricordiamoci per esempio l'europeo della scorsa estate in cui la Svizzera è arrivata addirittura ai quarti di finale battendo la Francia. Ecco, secondo me Akanji una volta che dovesse entrare nell'impianto organizzato difensivo dell'Inter, secondo me sarebbe un innesto
molto importante. Guardando anche alle qualità di cui vi ho parlato prima, soprattutto di 1 contro 1 e di palleggio in avanti, secondo me Akanji potrebbe essere un ottimo sostituto di Skriniar. Ma qui ecco che vi lancio la considerazione finale sull'investimento e vi invito anche a scrivere nei commenti cosa ne pensate di Akanji, ovviamente, ma anche di questa mia considerazione, perché è vero che Akanji sarebbe un ottimo sostituto di Milan Skriniar, ma a mio modo di vedere, Akanji non è da considerare il sostituto di Bremer, la seconda scelta di Bremer. A parere mio, Bremer è un punto fermo di questo mercato e deve arrivare all'Inter per alzare il livello difensivo dei nerazzurri, soprattutto perché Bremer, secondo me meglio di Akanji, può occupare la posizione centrale di De Vrij e sappiamo che l'olandese nell'ultimo anno è calato molto. Akanji piuttosto potrebbe prendere la posizione di centrale di destra, quindi come proprio sostituto di Skriniar. A quel punto allora paragonerei Akanji a Milenkovic e non a Bremer. Akanji ha un contratto di scadenza nel 2023 proprio come Milenkovic e anche se la Bild parla di un investimento di 30 milioni di euro, onestamente mi sorprenderebbe molto un'operazione del genere da parte di Marotta. Marotta non prende un giocatore che scade nel 2023 a 30 milioni di euro. Probabilmente il prezzo si potrebbe limare e se il prezzo e la cifra potessero scendere, ecco che allora secondo me Akanji sarebbe migliore di Milenkovic a parità di prezzo sicuramente, perché Akanji è un difensore più forte di Milenkovic, ma soprattutto ha molta più esperienza europea. Akanji ha giocato quasi 30 partite in Champions League con il Borussia Dortmund e in parte anche con il Basilea. Milenkovic con la Fiorentina nessuna, e questo è già un punto di forza importante di Akanji, ma magari è un contenuto che potremo fare un po' più avanti se lo vorrete. Detto questo, ho finito le mie considerazioni su Manuel Akanji. Vi invito a scrivere nei commenti invece cosa ne pensate voi di Manuel Akanji e vi ricordo che per sostenere il progetto di Passione Inter potete andare su www.passioneinter.club per entrare nella nostra community riservata che vive e respira interismo 24 ore su 24. Avrete poi l'opportunità ovviamente di entrare in stretto contatto con noi nella redazione, oltre a poter entrare in diretta e ovviamente darete un importante sostegno al progetto di Passione Inter che ha sicuramente bisogno del vostro appoggio. Detto questo, finisco dicendovi che per chi ci sta seguendo da podcast, vi lascio un link in descrizione di un contenuto che abbiamo realizzato ieri, dove vi abbiamo presentato l'intera agenda di questa settimana dell'Inter, tutti gli impegni che aspettano i nerazzurri, dal ritiro, dalla conferenza stampa di oggi di Inzaghi e Marotta, ma non solo, di alcune novità sugli sponsor, sulla nuova maglia e anche di mercato. Vi invito quindi a recuperare l'episodio. Se invece ci stai seguendo da YouTube, clicca qui per recuperare il contenuto.